Bentornati raga, qui Gonzogis Gaming. Oggi facciamo il quarto piano del bunker alfa in modalità difficile. Partiamo subito aprendo questa porta perché le altre sono bloccate, attiriamo gli zombie con un'arma da fuoco e magari ne uccidiamo anche qualcuno per velocizzare, sempre usando queste macerie per tenere gli zombie alla larga. Dopodiché li attiriamo oltre la porta, usiamo il wall trick, li dividiamo e le attacchiamo con armi da taglio moddate perché qui i nemici sono più tosti e facendo più danni diminuiamo il numero di armi per finire il piano. Nella prossima stanza usiamo la stessa tecnica di quella precedente, qui ci sono un orrore tossico e un esplosivo, ricordando che quest'ultimo esplode sotto i 50 HP e dobbiamo assolutamente uccidere i parassiti che ne escono con una Glock. Molti ritengono il quarto piano molto dispendioso e si fermano a questa stanza per provare ad ottenere la granata usando la skill di scassinatore, il vero amico, o lo puliscono solo per le missioni dei razziatori. Io voglio sapere magari tu cosa ne pensi con un commento. Ora le cose si fanno più serie perché abbiamo a che fare con più zombie e usare i muri per separare i nemici qui è davvero necessario? Oltre al muovere contemporaneamente le posizioni del tuo personaggio e degli zombie in maniera costante. Ricorda che puoi anche usare armi da taglio non moddate, ma sarai molto più esposto e dovrai portarne di più per via dei danni minori. Il consiglio è quindi usare l'equipaggiamento più comune per le versioni normali del bunker, dove possiamo fare pratica, e usare un approccio molto simile poi alla modalità difficile, come stiamo facendo anche ora. Una volta superata la torretta avremo a che fare con gli zombie congelati, che abbiamo già incontrato nelle zone del rame. Dobbiamo stare attenti perché si curano per ogni colpo portato a segno e i grassoni congelati fanno sempre più danni man mano che ci colpiscono. Per questi ti consiglio di usare armi da fuoco moddate per sfoltire il gruppo, anche Glock non moddate vanno bene, e poi usare quelle da taglio oppure usare direttamente il wall trick per tenere il risparmio al 100%. Passiamo nella cella frigorifera molto velocemente, ma fermiamoci sulla porta perché qui ci sono due torrette pesanti molto pericolose. Io di solito corro velocemente spammando le cure, tenendo la vita al massimo, soprattutto se veniamo sparati con una granata, fino ad arrivare all'angolo della stanza. In modalità normale io solitamente risparmio tutte le torrette del piano, ma qui preferisco distruggerle per essere più libero di muovermi e di usare questi muri per il wall trick. Con la torretta in piedi invece avrei dovuto attirare gli zombie su questo muro, mi sarei esposto di più ai danni dei nostri nemici, in particolare di questi enormi sacchi di roba putrefatta. Comunque sia, a te la scelta. Ora uccidiamo velocemente il gigante impazzito con il wall trick, tagliando alla fine perché se hai già visto il mio video sul wall trick allora sei un ninja. Attivando il terminale possiamo arrivare all'altra metà del dungeon e anche qui le cose però non sono semplicissime. Ora, qui c'è lo stesso discorso delle altre torrette, in modalità difficile queste anche le distruggo in modo che posso attirare gli zombie in giro uccidendoli un po' col wall trick e un po' con le armi da fuoco, anche perché qui c'è un esplosivo, se non mi sbaglio 3-4 sputatori, un casino, possiamo perdere davvero molta vita e molta durabilità di armatura. Ora, se sei qui per farmare roba per i floppy o olio per le armi, potresti aprire questa porta che contiene il gigante impazzito senza andare oltre perché la stanza dietro di lui contiene solo una torretta. A te la scelta, io solitamente la tengo chiusa e la apro solo in modalità normale per finire la missione dei razziatori sul quarto piano. Abbiamo praticamente finito perché dopo aver ucciso quest'altro gruppo di zombie congelati dovrai camminare lungo il muro senza fermarti vicino ai bozzoli per non rischiare di morire e potrai aprire la porta uccidendo i due zombie congelati uno alla volta. Il primo lo attiro con un'arma da fuoco mentre il secondo lo uccido normalmente. Ora parte strafinale, in modalità normale puoi uccidere questo gruppo di zombie sia con una pistola sia con il wall trick. In questo caso l'ho attirato dietro le sue spalle, mi sono preso un colpo, però per non rischiare ho continuato con il wall trick visto che siamo in modalità difficile. Per chi non lo ricordasse, a un certo punto i giganti impazziti iniziano a correre ed è complicato ucciderli con le armi da fuoco. Ecco, ora attiviamo il terminale, possiamo aprire la stanza del bottino finale, però la possiamo completamente lottare solo se abbiamo la skill di scassinatore e questa è un'altra ragione per cui molti non vedono di buon occhio questo piano. Se vuoi iniziare a prendere confidenza, fallo in modalità normale, seguendo sempre questa guida ma usando lo stesso equipaggiamento che usiamo al secondo e terzo piano, portando però un po' più di roba perché come avete visto questo piano è un poco più complicato.
però per il resto tutto resta più o meno uguale. Mi raccomando, iscriviti, attiva le notifiche e lascia un like. Qui con Zogis Gaming, buona caccia!